Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La regolarità intestinale è fondamentale per il nostro benessere ed è innegabile. In effetti, un'adeguata pulizia dell'intestino fa sì che le scorie non stazionino per troppo tempo, causando alla lunga problemi di vario genere. Molte persone però sono convinte di dover evacuare obbligatoriamente ogni giorno e in caso contrario sono convinte di soffrire di stipsi, arrivando ad abusare di farmaci lassativi. In questo video quindi capiamo cos'è la stipsi, quando è necessario ricorrere al medico, ma soprattutto capiamo come regolarizzare il nostro intestino in modo naturale e senza effetti collaterali. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. Col termine stipsi o stitichezza si intende la bassa frequenza di evacuazione o la difficoltà ad evacuare, con dolore e sensazione di non essersi svuotati completamente. La stipsi può durare per un breve periodo di tempo e quindi essere acuta oppure essere prolungata nel tempo e quindi cronica. La frequenza di evacuazione considerata normale va da 3 volte al giorno a 2-3 volte a settimana. Per frequenze inferiori si parla oggettivamente di stipsi, anche se per alcune persone è il normale equilibrio e non hanno alcun problema. Alla stipsi possono associarsi altri sintomi come sensazione di gonfiore, malessere generale e mal di testa. Se a questi sintomi però si associano dolore molto forte, addome disteso e gonfio, nausea o vomito, perdita di sangue o una grave perdita di peso, è importante rivolgersi al medico o al pronto soccorso perché potrebbero esserci delle problematiche molto gravi. In caso di stipsi cronica è importante intervenire perché una stipsi prolungata nel tempo può dar luogo a problemi di salute intestinale come la comparsa di emorroidi, ragadi, prolassi anali, diverticoli che se infiammati danno luogo a diverticolite e nei casi più gravi peritonite. Normalmente la stipsi è dovuta ad un rallentato transito del materiale fecale all'interno dell'intestino o a difficoltà di espulsione. La velocità di transito dipende dalla capacità dell'intestino di far muovere il materiale fecale grazie alle contrazioni peristaltiche della sua muscolatura. Questi movimenti sono involontari e vengono regolati dal sistema nervoso enterico, che è strettamente collegato al nostro cervello. Basti solo pensare che hanno in comune il neurotrasmettitore serotonina. L'equilibrio intestinale è così delicato che può essere alterato da cambi di abitudini, da abitudini errate, dallo stress, dall'impiego di farmaci, da malattie, da alterazioni della flora intestinale e da molti altri fattori. La difficoltà di espulsione può dipendere da problematiche di tipo anatomico, ad esempio il malfunzionamento dei muscoli del pavimento pelvico, ma anche dalla formazione di feci molto dure e voluminose che formano una sorta di tappo. In caso di stipsi, l'automedicazione la fa da padrona. L'errata convinzione di doversi liberare obbligatoriamente ogni giorno fa sì che i farmaci lassativi siano tra i più abusati. È una brutta abitudine che affonda le sue radici nel temutissimo olio di ricino dei nonni, ma il rischio è di diventare totalmente dipendenti da questi farmaci che inoltre hanno anche diversi effetti collaterali. Sarebbe quindi auspicabile che il ricorso ai lassativi avvenisse solo dopo aver consultato il medico o il farmacista, anche perché ne esistono diverse tipologie. Facciamo una rapida panoramica. Gli agenti ammassanti sono sostanzialmente fibre come lo psilio e la crusca che non vengono digeriti e aumentano la massa fecale aumentando il transito intestinale. Devono essere associati ad una adeguata idratazione e praticamente sopperiscono la carenza di fibre nell'alimentazione. I lassativi osmotici sono sali come il magnesio cloruro, zuccheri come il lattulosio o polimeri come il macrogol che una volta nell'intestino richiamano acqua, aumentando il volume delle feci e ammorbidendole. Gli agenti emollienti sono oli o miscele di varia natura che ammorbidiscono le feci favorendone l'espulsione. Possono essere assunti per via orale o, come avviene più frequentemente, sotto forma di clisteri o di microclismi a base di glicerina o anche di soluzioni di miele un pochino più delicati. I lassativi stimolanti sono sostanze chimiche o di origine naturale che
poi irritano le pareti dell'intestino stimolandone le contrazioni e producendo quindi lo stimolo alla defecazione. Il vero segreto per sconfiggere la stipsi, ovviamente in assenza di problematiche dell'apparato gastrointestinale che vanno diagnosticate dal medico, è di intervenire su stile di vita, abitudini e alimentazione. Vediamo 7 consigli per ritrovare la regolarità intestinale. Innanzitutto, per quanto possibile, evita i lassativi, soprattutto i lassativi irritanti ed emollienti, quindi erbe purganti e clisteri, che determinano uno svuotamento del tutto innaturale dell'intestino. Dopo un evento del genere ci vorrà qualche giorno perché l'intestino si riempia nuovamente e la persona potrebbe pensare di averne ancora bisogno, instaurando quindi un vero e proprio circolo vizioso. Più facilmente gestibili sono invece i lassativi osmotici e quelli a base di fibre, che potresti comunque evitare seguendo il successivo consiglio. Per un'alimentazione corretta dovresti assumere dai 25 ai 30 grammi di fibre al giorno. Per raggiungere questo quantitativo non è necessario che mangi obbligatoriamente i broccoli o i kiwi se non ne ami il sapore. La cosa importante è che mangi ogni giorno frutta, verdura, cereali integrali e legumi, praticamente un'alimentazione sana dalla quale non otterrai altro che benefici. La massa fecale ha bisogno di acqua per avere la giusta consistenza e per questo è importante idratarsi correttamente. Per farlo devi bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. In questa quota non considerare tutte le bevande a base di zucchero, a base di caffeina, caffè e alcolici, perché in realtà queste disidratano anziché idratare. La flora intestinale è fondamentale per la tua regolarità. Integratori a base di fermenti lattici probiotici specifici possono aiutare molto, ma puoi contribuire alla tua salute intestinale mangiando ogni giorno derivati del latte fermentati come lo yogurt o il kefir. La sedentarietà è una grande alleata della stipsi. Muoviti, fai attività fisica o dedicati almeno a delle passeggiate e vedrai che anche il tuo intestino si rimetterà in moto. Quando lo stimolo arriva, non aspettare e assecondalo. Poi, nel lungo periodo, potrai sicuramente cercare di regolarizzare il tuo intestino ad orari a te comodi, quando sei a casa in totale relax, preferibilmente dopo i pasti. La posizione migliore per evacuare senza difficoltà è con il busto leggermente inclinato in avanti e con le gambe un po' rialzate, anche aiutandoti con un piccolo supporto. Abbiamo visto cos'è la stipsi e come ritrovare la regolarità intestinale in modo naturale. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.